Ciao a tutti e bentornati. L'argomento di cui parliamo oggi è un argomento molto utile sia per chi ha appena iniziato a studiare la lingua italiana, sia per i più esperti. Vediamo il verbo essere e il verbo avere e tutte le loro funzioni. Vediamo subito la coniugazione di questi due verbi all'indicativo presente, utile soprattutto per i principianti. Il verbo essere e il verbo avere sono due verbi irregolari e hanno una coniugazione anomala rispetto agli altri verbi. Per questo è molto importante impararla a memoria. Vediamo la coniugazione del verbo essere all'indicativo presente. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Adesso tocca al verbo avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ora vediamo nel dettaglio tutti i loro possibili usi. Partiamo dal verbo essere. Il verbo essere può essere utilizzato come ausiliare, che significa aiuto, cioè aiuta nella formazione dei tempi composti. È indispensabile per formare questi tempi. Per esempio, se dico ieri sono andato in montagna, qui il verbo essere è indispensabile per formare il passato prossimo. Sono andato. Il verbo essere può venire utilizzato come copulativo, ovvero non ha un significato proprio, ma collega il soggetto ad un nome o un aggettivo. Per esempio, nella frase quel ragazzo è Michele, il verbo essere collega il soggetto, quel ragazzo, al nome Michele. Lo stesso accade nella frase Venezia è bellissima. In questo caso il verbo essere collega Venezia, il soggetto, all'aggettivo bellissima. Infine, il verbo essere può venire utilizzato al posto dei verbi trovarsi e succedere. La settimana scorsa ero a casa mia. Significa che mi trovavo a casa mia. Cosa c'è? Significa cosa succede? Quindi il verbo essere viene utilizzato al posto del verbo succedere. Veniamo al verbo avere. 3 funzioni anche qui. La prima è sempre quella di ausiliare, identica alla prima funzione del verbo essere. Per questo motivo i verbi essere ed avere sono chiamati verbi ausiliari. Come ho detto prima, significa che sono indispensabili nella formazione dei tempi composti. Quello che hai fatto è stupendo. Quindi vediamo che il verbo avere aiuta nella formazione del passato prossimo. Hai fatto. La seconda funzione è quella del verbo avere nel significato di possedere. Marco ha una bella casa. Antonio ha 5 anni. Infine, il verbo avere può indicare una sensazione che si prova. Che hai? Non mi sento bene, ho un forte mal di pancia. Come al solito, spero che abbiate trovato utile questo video, vi ringrazio molto per la visione e ci vediamo nella prossima lezione.